Ciao amici di YouTube, eccoci a noi con un nuovo tutorial. Oggi andremo a vedere insieme come spengere la spia gialla del motore. Vi starete domandando come mai fare un altro video sulla spia gialla? Beh, perché a distanza di circa 5 mesi ho di nuovo il problema della spia gialla. Vi ricordate l'ultima volta avevamo fatto la pulizia del corpo farfallato e degli iniettori. Questa volta però ci siamo attrezzati perché abbiamo l'autodiagnosi e andremo a vedere insieme, collegandolo all'OBD della macchina, l'errore che ci dà. Andiamo! Il problema che si presenta, amici, è sempre il solito. Giriamo il quadro e fin qui tutto bene. Mettiamo in moto e la spia gialla del motore non si spenge e ci dà il solito errore far controllare il motore e naturalmente non commuta a metano, vedete, rimane a benzina. Io, visto che premo il pulsante per passarla a benzina, è già benzina, vedete, accelero anche, ma una volta che vado a disattivare l'alimentazione a benzina dovrebbe commutare a metano, ma non va. Accelero, ma niente. La spia gialla rimane fissa. Quindi spengiamo. L'attacco dell'OBD lo troviamo sulla sinistra del volante, sotto comandi, menu, fendinebbia, eccetera. C'è questo sportellino, lo abbassiamo e poi tiriamo tutto questo blocco verso di noi. In questo modo. Ecco fatto. E qui c'è la nostra OBD. Togliamo il cappuccio. Ecco qua. Prendiamo l'autodiagnosi, la colleghiamo qui. Ecco fatto, si è già accesa. E poi andiamo a girare il quadro della macchina. Poi prendiamo il nostro smartphone, attiviamo il wifi. A me ora si collega in automatico all'OBD2, che sarebbe l'autodiagnosi. A questo punto andiamo ad aprire in Car Dock. Andiamo Connect con il quadro girato. Connettere alla Fiat punto, yes. E ora qui appena iniziano a uscire i valori vuol dire che è connesso, eccolo qui. 47 gradi la temperatura del motore. Poi andiamo in questo menu laterale, gli diamo Diagnostic Trouble Codes, Diagnostic Trouble Codes, e lui ora ci cerca tutti i vari errori. Ecco qui, questo è il codice d'errore P0191, che se noi ora proviamo a spengere dandogli Clear, ok, lui adesso proverà a spengere la spia gialla. Eccola spenta. Però se noi andiamo a mettere in moto la macchina, vedete, ha fatto, si è spenta e si è riaccesa. Niente. Giriamo il quadro, ritorniamo sulla nostra app, ritorniamo Diagnostic Trouble Codes, ok, ricerca gli errori, dà sempre l'errore P0191, quindi facciamo così, web search, lui cercherà sul web il codice d'errore a cosa corrisponde. Codice guasto OBD, sensore di pressione, eccolo qui il problema. Pressure sensor a circuit range, sì. Ok, quindi è il sensore di pressione. Ora andremo a smontarlo, facciamo una bella pulizia e poi vediamo se questa maledetta spia gialla si spenge. Andiamo. E adesso vi farò vedere dove si trova il sensore. Eccolo qui, al lato, diciamo, sinistro della scatola del filtro, questo qua. Ve lo indico. Questo è il connettore per l'alimentazione. Ora andremo a staccare, poi svitiamo questa brugola e sfiliamo delicatamente il sensore. La macchina in questione vi ricordo che è sempre la Grande Punto Natural Power del 2014. Allora, per staccare il sensore prendiamo un cacciavite piatto, alziamo questo cappuccio giallo, tiriamo verso l'alto, così, e poi andiamo a sfilare il nostro connettore.
Premiamo questa levettina nera verso l'interno e sfiliamo il connettore. Ecco fatta. Ora andremo a sviare questa brugolina qui laterale e sfiliamo il sensore. Prima mi sono sbagliato, non è una brugola, ma guardandola più da vicino è una Torx, una T25. Una volta tolta la nostra Torx, sfiliamo delicatamente il sensore, piano piano e senza toccare la parte che al momento è dentro, perché è molto delicato. Facciamo fare un po' di gioco destro-sinistro, su, giù. Eccolo qua. Era un po' duro perché intorno a un o-ring che fa pressione. Vedete com'è bello sporco, imbrattato di olio? Ora andremo a pulirlo, non con carta, non tocchiamolo con le dita, vi farò vedere come. Poi rimontiamo il tutto e speriamo che questa spiaggialla si spenga e più che altro che commute a metano, perché è già diversi giorni che sto camminando a benzina. Per pulirlo useremo il Fulcron, il mitico sgrassatore a livello industriale, e poi un semplice pulitore per i contatti. Una volta pulito aspettiamo che si asciughi il prodotto, vedete è già molto più pulito, ora appena si asciuga l'andremo a montare. Ora aspettiamo qualche altro minutino per far sì che si asciughi il prodotto e poi andiamo a installare il nostro sensore. Diamo anche una bella spruzzata di spray per i contatti al connettore. Una volta avvitata la Torx andiamo a inserire il nostro connettore, facciamo la procedura inversa di prima, ecco, poi spingiamo questa levettina gialla verso il basso ed ecco montato il sensore. E ora andiamo a fare la prova. Mettiamo la chiave, mettiamo il quadro e mettiamo a moto e magicamente la spia del motore si è spenta. Meraviglioso. Quindi ragazzi il problema era il sensore porco, una volta pulito la spia si è spenta. Perfetto. Io ragazzi come al solito spero il video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un bel like ed iscrivetevi al mio canale. Ciao e alla prossima.